Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi video diverso dal solito. Infatti, come avrete visto dall'anteprima e come avrete letto dal titolo, oggi vi presento la sezione astafilati presente sul sito gomitoli.com. Gomitoli.com lo conoscerete perché vi rimando spesso lì per i kit delle mie borse, però non vi avevo mai parlato della sezione astafilati e lo faremo oggi perché ho pensato che può essere utile a chi magari non vuole spendere molto in filati e materiale per borse, ma comunque non vuole assolutamente rinunciare all'eccellente qualità del materiale e dei filati soprattutto. Infatti con queste aste avete la possibilità di portarvi a casa un lotto di materiale immenso ad un prezzo super vantaggioso, ma ve ne parlerò molto presto. Quindi ora vi spiegherò nel dettaglio, nella maniera più chiara e semplice possibile, ma comunque senza troppi giri di parole, come funzionano queste aste. Ve lo mostrerò tramite telefono perché penso che comunque la maggior parte di noi utilizza principalmente il telefono, ma gli stessi passaggi possono essere fatti anche da PC, quindi i passaggi sono quelli. E soprattutto dopo vi mostrerò anche il contenuto di uno dei lotti presenti nelle aste, perché ce l'ho proprio qui, è tantissimo materiale, e vi darò anche qualche idea su come utilizzarlo. Ovviamente il lotto è solo uno, quindi solo una persona sarà la vincitrice, ma comunque ci tengo a farvi conoscere questa sezione del sito gomitoli.com perché tanto comunque ogni giorno vengono inseriti nuovi lotti, quindi avete la possibilità di partecipare a più aste. Ma comunque non ci perdiamo in chiacchiere e vediamo subito come funziona. Prima di tutto andiamo su Google, sul nostro motore di ricerca, e andiamo a digitare gomitoli.com. Ovviamente si è aperta direttamente la pagina, il sito. Nel caso non si aprisse direttamente il sito, vi basta cliccare sul primo link perché sicuramente è il primo che vi compare. Allora, per prima cosa ci andiamo a registrare, quindi clicchiamo su questo omino qui a fianco al carrello, andiamo giù e dobbiamo registrarci. Dobbiamo inserire un'email, quindi inseriamo la nostra email. Clicchiamo su registrati. Una volta effettuata la registrazione ci sarà arrivata l'email di conferma, comunque ci saremo registrati. Andiamo su menu, shop, astafilati e ci compariranno tutte le aste attive in questo momento. Io ora entrerò direttamente in quella che ho disponibile io qui a casa, che è esattamente questa qui, la seconda. Una volta entrati possiamo vedere il contenuto di questo lotto, il prezzo, ovvero l'offerta di partenza, il valore di mercato, quindi in questo caso l'offerta di partenza è 100 euro, l'asta parte da 100 euro, il valore di tutto questo è di 220 euro, ma noi abbiamo anche la possibilità di comprare subito il lotto e quindi non aspettare la scadenza dell'asta a ben 150 euro, come è scritto qui, che è comunque un prezzo molto scontato rispetto al valore originale del materiale presente nel lotto. Noi volendo possiamo partecipare all'asta e quindi andare a fare un'offerta. Basta cliccare qui dove c'è scritto fai un'offerta e magari possiamo inserire 101 euro, quindi vado ad inserire 101, fai un'offerta, clicco su fai un'offerta. Mi dirà se voglio realmente fare un'offerta, io clicco su ok e la mia offerta è stata inviata, quindi ora c'è l'offerta attuale che è 101 euro. Nel caso un'altra persona vada a fare un'offerta maggiore della vostra, riceverete una notifica tramite mail che la vostra offerta è stata superata, quindi in automatico voi potete riandare sul sito e fare un'offerta più alta rispetto a quella che già c'è. Qui abbiamo anche il countdown dell'asta, ovvero quanto manca alla scadenza dell'asta. Ora voi vedete un tempo sul video, non corrisponderà esattamente a quando uscirà il video perché lo sto filmando un po' prima, però comunque quello è. Quindi se decidete di acquistare all'asta dovete aspettare la scadenza dell'asta, perché se andate ad aggiungere al carrello il lotto vi darà in automatico 150 euro, che è il prezzo compra ora. Ovviamente vi ripeto, il prezzo compra ora è sempre scontato rispetto al valore
originale del lotto, però comunque se si ha la possibilità di risparmiare ancora di più è ancora meglio, no? Quindi se volete aggiudicarvi ad esempio questo lotto a 110 euro, per farvi un esempio, dovete aspettare che l'asta si concluda, che comunque abbiate vinto l'asta. In questo caso c'è prezzo di riserva, il prezzo è stato raggiunto, ovvero il prezzo che viene impostato in automatico e che deve essere raggiunto per far sì che l'asta sia valida. Come potete vedere ci sono diversi lotti a disposizione, c'è quest'asta con 25 rocche da 500 grammi e l'offerta parte sempre da 100 euro, ma ci sono anche aste che durano 24 ore che partono da 1 euro. Comunque sul sito possiamo trovare tantissime altre aste interessanti. A noi interessano principalmente i materiali per borse, cordini per borse, e come possiamo vedere ci sono tantissime aste, ad esempio questa che l'offerta attuale è 72 euro al momento che sto filmando il video, e ci sono delle rocche di cordino e degli accessori. Abbiamo questa asta cordini e lurex a 70 euro, dove ci sono rocche di cordini abbastanza interessanti da quello che posso vedere. C'è questa con 25 rocche da 500 grammi che comunque è un affare. Io comunque in ogni caso vi consiglio di farci un salto. A questo punto vi mostrerei direttamente quello che c'è nel lotto. Comunque se avete qualche dubbio a riguardo, c'è qualche passaggio che non avete capito, lasciate un commento qui in basso, oppure potete contattare direttamente il sito gomitoli.com tramite il tastino WhatsApp che trovate sul sito. A questo punto passerei al mostrarvi quello che c'è all'interno del lotto per cui abbiamo fatto l'offerta. Questo è il pacco stracolmo di materiali ed ora vi mostro uno per uno cosa c'è all'interno. Allora, io partirei innanzitutto da questi. Non so di preciso cosa sono, però li ho pensati come alternative a tracolle e manici. Qui ci mettiamo un bel bocciolo e va a sostituire tranquillamente manici e tracolle. Ci sono in queste 4 versioni, c'è questo che è bellissimo, che appena l'ho visto insieme a questo, ma questo di più perché è il lurex bianco con lurex argento, questo è più panna e questi sono in juta. Quindi queste sono 4 rondelle che potete sfruttare per realizzare dei manici. Poi abbiamo delle rocchette di lurex. Allora, sicuramente ce ne saranno altre, però al momento ho trovato queste, poi se ne escono altre che si trovano sotto ve le mostro. Comunque al momento ho trovato queste 3 oro e questo argento. È un filato lurex molto sottile che io l'ho pensato per realizzare dei bijou. Ad esempio questa collana che indosso oggi l'ho realizzata io con filo di cotone e ho inserito le perline all'interno, e questo l'ho pensato proprio per un'idea del genere. Non ho fatto dei tutorial a riguardo, però se volete vedere qualcosa magari butto giù un tutorial veloce, non oggi ovviamente, però lo vedrete prossimamente. Quindi questi li ho pensati più che altro per bijou, ma potete anche utilizzarli in combo con dei cordini per dare un po' di lucentezza. Poi vediamo un po'. Allora, in tutto ciò ho trovato un'altra rocchetta di lurex oro, quindi abbiamo 5 rocchette di lurex oro e poi abbiamo 9 gomitoli di sira, di filato sira, che è un 70% bambù, 30% seta. Sono gomitoli da 50 grammi, 150 metri circa, e di questo non ho fatto tutorial al momento, ma ci sto lavorando perché avevo una confezione di sira color rosa e ci sto realizzando un completino estivo, quindi prossimamente vedrete un tutorial proprio con questo filato. Di questo ce ne sono 9 gomitoli all'interno di questo lotto. Poi c'è una rocca di indalica in questo bellissimo azzurro, è veramente bellissimo, e con questa io ci ho realizzato la borsa Beatrice. Vi lascio la foto qui se non ve la ricordate o vi è sfuggita. E non dico che con questa, non so se questi sono esattamente 500 grammi, però io con una rocca ci ho realizzato tutta la borsa, quindi volendo riuscite a realizzarla anche voi.
Magari invece di utilizzare il fondo 30x10 utilizzate quello più piccolino e ci fate tranquillamente una bella borsa. Gli accessori li lascio per ultimi, poi c'è questo filato che penso si aiuta, se non sbaglio. Comunque sono rocche intere e con queste ci fate tranquillamente una borsa e anche due. Ci sono anche altri colori molto estivi, quindi ragazze approfittatene. Allora penso che l'aiuta sia solo questa, quindi sono queste due colorazioni. C'è questo verde spettacolare, il verde è il mio colore preferito, quindi. E poi ci sono queste due colorazioni un po' più neutre. Ci sono anche delle rocche smezzate, ma comunque in ogni caso riuscite a realizzarci tranquillamente delle borse o accessori. Per esempio con questo ci fate tranquillamente una pochettina, con questo ci fate una borsa, mixando questi ci fate un'altra borsa o anche due, perché comunque è sottile il filato, quindi ottimo direi. Qui sopra non c'entra più niente, un attimino che sistemo il tutto e vi mostro le altre cose che ci sono. Abbiamo queste tre rocchette smezzate di raffia, comunque con questa secondo me ci fate tranquillamente la mia borsetta Helen, quella rossa con i manici a gattino che avevo realizzato proprio con la raffia rossa. In questo caso ce l'abbiamo in questo color nude. Questa è la raffia fluo che ho utilizzato per il cappello e per la borsa con il fiocco, e questo colore blu molto bello. Comunque questi due colori li vedo molto bene insieme, quindi ci potete tranquillamente realizzare una borsa. Con questa ci realizzate la borsa Helen. Vi sto dando un po' di idee, anzi vi sto stuzzicando un pochino per partecipare all'asta. Questo è il filato cresta che ho utilizzato proprio la prima volta che ho provato i filati Borgo dei Pazzi ed ho realizzato la borsa Marceline. Vi lascio la foto qui. Questo può essere utilizzato da solo, non lo so perché io non lo utilizzerei mai da solo, però in combo con il cordino è perfetto. Poi abbiamo rocche di cordino vario, c'è questo blu, nero, e sono rocche abbastanza grandi, quindi ci fate tranquillamente delle borse. Questo non so che cordino sia, penso sia macramè. Ci fate tranquillamente non so quante borse con tutto questo materiale. Poi ci sono 5 rocche di questo cordino, è un po' piatto, non so se riuscite a vedere. Sono 5 rocche, penso da 500 grammi. Comunque sul sito gomitoli.com trovate il video che vi mostra proprio tutto il contenuto del lotto e nello specifico vi dicono proprio che tipologia di filato è. Sono 5 rocche in questo bel viola. Io non amo molto il viola, però è un bel colore questo. E qui ci fate praticamente 5 borse, perché con una sicuramente una borsa ci esce, quindi 5 borse assicurate, non c'entra più niente. Poi c'è del cordino vario, c'è questo cordino bianco, una rocchetta, penso siano 300 grammi, anche con questa riuscite a farci una borsa. Questo penso che sia Inda Slim, se non erro, qualche prova comunque che si avvicina a Inda Slim, e con Inda Slim ci ho fatto ben 3 borse se non sbaglio. Sto guardando da qui perché ce l'ho sullo scaffale. Allora c'è la Niscia, che è quella, la borsa 4 stagioni con i manici in legno. C'è la borsa ananas, che è una delle ultime che ho realizzato con la chiusura ananas, però quella l'ho fatta bicolore, ma comunque potete utilizzare un altro cordino in combo per ricreare un po' più o meno quella borsa. E c'è la borsa Micol, che è quella con la chiusura a farfalla. Sicuramente vi avrò messo le foto qui. Di questa abbiamo una rocca, con questo ci fate tranquillamente un paio di borse, perché ve l'ho già detto anche nel tutorial della borsa ananas, che comunque con una rocca di oro ci ho fatto 3 borse praticamente, mi è anche avanzato. E come ultima rocchetta di filo c'è un altro filato sottilissimo tipo Inda Slim, non penso sia Inda Slim, comunque ecco, potete farci tranquillamente
una borsa con punto canestro bicolore. E con i filati abbiamo concluso qui, ma non abbiamo finito qui perché ci sono anche degli accessori, delle chiusure per borse, quindi immaginatevi a che prezzo vi portate a casa tutto questo, ben di Dio. Io ora voglio mostrarvi nel dettaglio queste chiusure, quindi devo aprire la confezione che è sotto vuoto. Mi dispiace, però devo farlo. Allora, abbiamo tre chiusure a girello fatte in questo modo. Io ora non vado a rimuovere la pellicola, vi mostro solo come sono fatte. Ne abbiamo 3 di queste, quindi 3 modelli rettangolari così a girello, e poi c'è un'altra chiusura a girello leggermente diversa, fatta in questo modo. Questo va fissato ovviamente sul corpo borsa, questo va fissato diciamo sulla parte davanti e si chiude praticamente in questo modo, andrebbe chiusa. Molto bella, sono un po' grandicelle, però comunque a me non dispiacerebbero. Poi hanno le viti, quindi resta il lavoro, resta super pulito. Quindi oltre a tutto il filato che vi ho mostrato, abbiamo anche ben 4 chiusure a girello molto belle, che comunque queste dovrebbero accostarvi già di per sé tantissimo perché sono quelle grandi. Quindi questo è tutto il materiale che trovate nel lotto che vi ho mostrato e che trovate comunque sul sito gomitoli.com. Vi invito a dare un'occhiata, a partecipare all'asta e cercare di accaparrarvi tutto questo. Io comunque spero in ogni caso di aver fatto cosa gradita, vi ho pensato perché so che molti di voi ogni tanto si lamentano del fatto dei prezzi alti e secondo me questa è un'ottima alternativa perché veramente riuscite a portarvi a casa tutto questo materiale, tantissimo materiale a un prezzo super scontato. Anche se tipo per esempio invece di aspettare la conclusione dell'asta comprate direttamente, comunque in ogni caso quel prezzo non corrisponderà mai al valore di tutto questo materiale. Quindi io vi consiglio assolutamente di sfruttare le aste perché sono super convenienti. Io ora sono già strapiena di materiale perché altrimenti ne avrei approfittato sicuramente, ma non so più dove mettere le cose, quindi fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se parteciperete, ovviamente se vincete questa asta fatemelo sapere perché sono super curiosa. E niente, noi ci vediamo prestissimo con nuovi tutorial. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video diverso dal solito, ma vi ho fatto rifare un po' gli occhi con tutto questo materiale e nulla, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove trovate gli spoiler di tutti i prossimi progetti. Iscrivetevi al canale, fate un salto sul sito gomitoli.com per vedere cosa c'è di nuovo. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo come sempre al prossimo tutorial. Ciao!